Amici appassionati di mare, bentrovati alla Milano Yachting Week, questo è il nostro Digital Boat Show. Oggi parliamo di un elemento molto importante per chi va per mare, ma non sto parlando di un motore, di un timone, di un boa, di un albero, di una vela. Sto parlando di un orologio, perché da sempre, da quando esiste la navigazione, il tempo è requisito fondamentale, soprattutto anche per capire dove si sta andando, in che modo si sta procedendo. Oggi parliamo di questo elemento indispensabile grazie alla Tag Heuer, che è Official Timekeeping proprio della Milano Yachting Week, la Tag Heuer che è partnership anche del Giornale della Vela per ciò che riguarda l'ambitissimo premio del velista dell'anno, è anche partner della Vela Cup. Insomma, la Tag Heuer è sempre in nostra compagnia grazie a un pezzo veramente di prestigio che è l'Aquaracer. Però l'utilizzo dell'orologio, a parte le mie piccolissime esperienze veliche, le voglio trasferire, trasportare, farmela raccontare da un tizio che è a bordo di Nostar, una barchetta di quasi 7 metri, ha attraversato l'oceano. Sto parlando di Dario Noseda, che saluto. Ciao Dario, ben trovato, eccoti qua. Ciao Giamino, grazie. Ciao Dario, ciao. Grazie per avermi invitato, siete molto cordiali e gentili come sempre. Grazie Dario. No, perché, correggimi se sbaglio Dario, il tempo a bordo è una cosa importantissima, cioè anche perché per sapere dove si è come posizione, giusto? L'importanza di un orologio è fondamentale a bordo, no? Di una barca, sia vela, motore. È fondamentale, direi quasi, cosa posso dire, non si può andare in barca senza un orologio, perché io, non avendo tanti strumenti a bordo, calcolavo con il mio orologio i tempi sul miglio, no? Quindi sapevo quanto tempo ci mettevo a fare un miglio e quindi sapevo quanta miglia avrei fatto durante un giorno, durante la giornata. E poi perché, non avendo più strumentazione a bordo, l'unica cosa che funzionava era l'orologio, che non è mai da sottovalutare, insomma. No, quindi assolutamente un elemento indispensabile. Tu col tuo Aquaracer praticamente ci hai fatto di tutto, a cominciare proprio dal classico, no, quando si va in regata in barca a vela, dal classico countdown iniziale, perché l'orologio deve essere ben preciso, allinearsi con i giudici e darti la partenza, perché se parti prima poi devi tornare indietro e ripartire. Quindi già da lì l'importanza dell'orologio è fondamentale. Certo, ma guarda che è una cosa che uso sempre, adesso non per dire cose troppo marchettare, perché a me quello che penso esce dalla bocca, però è una cosa che uso sempre durante le partenze, perché io di OCS ne ho presi pochi grazie al mio orologino, nel senso che, sai, bisogna stare attenti, no? Se tu passi, per chi non sa bene il nostro mondo, se oltrepassi la linea di partenza prima dello scadere dei 10 minuti, dei 5 minuti, sei OCS, quindi te ve a ca, come si dice da noi, vai a casa. Invece con il mio orologino riesco normalmente, con massimo a partire bene all'interno di questa linea di partenza, che è piacevole, no? Certo. Così ho piacevole quella di arrivo, anche quella di partenza è importante, perché ovviamente se no tutto questo non è servito a niente. Quindi, però mi sempre, capito? Esatto. Il tuo Aquaracer viaggia contento, il tuo Aquaracer, perché insomma tu hai sempre bisogno, no? Durante una regata, ma anche in situazioni più estreme, se vogliamo. Devi tuffarti, devi andare sott'acqua perché sei incastrata un'ancora, oppure devi manovrare, quindi colpi di orologio sul winch, sul boa, ci vuole una bella resistenza pure. Perché te sai, perché mi prendi su questa situazione proprio pochi giorni fa, su 57 piedi, tra l'altro è una famiglia che deve partire per stare in giro un anno, avevamo fatto questo ormeggio, io sono riuscito ad andare sotto, mi dice guarda che c'è l'orologio, ma che non ti preoccupare, bello, col mio e ti chiedo fatto nell'oscurità. Però per stare in massima serenità e per sapere esattamente, insomma, quanto sto sotto, perché c'è un timer particolare, poi rimane, come dire, sempre sicuro anche a qualche metro. Io, grazie a Dio, riesco ad andare ancora, nonostante l'età, a 20 metri senza compensare, ma si vede perché sono un po' gonfio. Tra l'altro, Dario, l'orologio, in questo caso il tuo Aquaracer, ti dava la possibilità anche di tenere, non so, io non sono uno che si immerge, ma immagino i tempi della bombola, no? Probabilmente anche la pressione. Quindi
sono dati importanti per tornare su poi, altrimenti... Fondamentali, e poi è uno strumento che secondo me tutti dovrebbero avere, ma non soltanto i sommozzatori, quelli che si immergono, ma ti ripeto, per 1000 altre situazioni. Ma poi è un oggetto che anche io lo tengo sempre al posto, non lo tolgo perché sotto sennò la brunzatura da muratore di Tagoyer, capito? Ce l'ho qua sul braccio, sul polso, anche un po' spiacevole, no? Come dire, un bel polsino. Non lo mollo mai, sono così contento. Allora, diciamo, ricordiamo anche che Dario il suo Aquaracer ce l'ha al polso perché 2 anni fa, nel 2018, è stato rivista dell'anno, non è proprio, se l'è meritato ampiamente per questa sua impresa, col suo stato. Peraltro, guardate, ma dove sei? In una calavelle? Dove sei, Dario? Io sono ospite nel capannone di mia moglie, dove noi facciamo insomma un sacco di oggetti fatti con le vele riciclate, il nostro giochino, il suo giochino. Io non faccio questo, però sono sempre qua a dargli una mano, no? Quindi le donne lavorano sempre. Le donne sempre a lavorare, tu divertirti in barca a vela, è un classico. Vabbè. Non mi aveva detto di dire questa cosa qui, io l'ho detta. Lo so, ti ringrazio per l'aiuto. No, scusa parte, Dario, è comunque la Tagoyer è un marchio che ha sposato anche proprio il mondo della nautica, in questo caso il mondo della vela, con tanta passione, non fosse altro il claim, don't crack under pressure, cioè non rompersi mai sotto pressione, perché di pressione, caro Dario, quando attraversi l'Atlantico su una Star, beh, insomma, tu mi confessasti ogni tanto un po' di paura l'hai avuta, quindi insomma, anche qui non ti sei rotto nemmeno te sotto pressione, questo sposa benissimo con il messaggio che vuole dare proprio alla Tagoyer, no? Quello no, assolutamente, infatti è stato uno degli oggetti che non avevo questo, ne avevo un altro, perché questo poi mi è stato omaggiato proprio come hai detto del premio, non so se meritato no, va bene, meritato. Dell'anno, ma io l'avevo già prima e quindi è stato un oggetto che aiuta moltissimo. Oltre al fatto che non lo so, guarda, vorrei definirlo in un certo modo, magari questa poi è la taglia, no? Però è un oggetto che entra a far parte di te, no? A me piace, non lo so come mai, mi piace, alcuni hanno altri nomi, altre cose, a me invece questo qui mi piace, mi rende felice, perché la felicità è la cosa migliore, è il sorriso la miglior medicina, il sorriso che mi dà questa cosa è la medicina che mi permette di andare avanti nel mio lavoro di velista e di fancazzare, come dicevo. Comunque, premesso insomma che il premio è meritato, perché la tua impresa di un paio di anni fa è stata notevole, hai fatto bene a sottolineare il fatto che l'Aquaracer ti accompagna anche nella vita di tutti i giorni, perché è un oggetto che tu tieni al polso andando a cena la sera, tieni al polso quando ti tuffi sott'acqua a 20 metri, quando di notte ad esempio hai bisogno di guardare al buio e hai bisogno di vedere che ora è o tutte quelle altre indicazioni che può darti il tuo Aquaracer. Quindi è bella questa linea di congiunzione che c'è, no? In questo oggetto che ti tiene compagnia sempre, diventa quasi un tuo compagno di viaggio, come è una bussola, come è una vela e tutto il resto, no? È vero, sono d'accordo con te. Sai, ti ripeto, io non sono così commerciale, no? Perché alcuni mi chiamano l'orso, altri sì, perché effettivamente sono, un po' schivo nei confronti di alcune situazioni, ma in questa situazione mi sento di dire che è un aiuto fondamentale per tutti quanti, non soltanto nella vela, ma un aiuto anche giornaliero, perché giornalmente io aspetto un fornitore da 2 ore, detto, ma non ce l'hai l'orologio? Cazzo. È vero. Quindi, con piacere, certo, con piacere insomma nello stand della Tagoyer qui alla Milano Yachting Week, questo fantastico Digital Boat Show, venite veramente a guardare la bellezza di questo oggetto, ripeto molto molto importante per chi va in mare, perché il tempo, la condizione del tempo, sapere il tempo che trascorso e quanto tempo si sta in mare serve non per sapere solamente che ora è, ma serve realmente per sapere dove ci si trova anche in mare, per fare un punto nave, quindi sapere l'orario è una cosa molto, molto importante. Peraltro Dario, quando lo vedeva a bordo dei marinai di Oracle, il Tagoyer, chissà se un giorno ce l'avrò anch'io, tanti anni fa, nel 2018 lui ha vinto il premio velista dell'anno e la Tagoyer gli ha regalato l'Aquaracer, decisamente meritato.
Dario, grazie allora per essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo tante belle cose, so che sei sempre al lavoro, quindi presto ti vedremo in mare, no? Abbiamo fatto un nuovo, sto un po' andando in mare con la barca di Oriani, ho fatto una barchina nuova, una nuova Star Sailor, che ti invito a venire a vedere se vuoi, sto facendo delle nuove. Ho fatto anche una scarpa fatta faccio delle cose. Fantastico, fantastico. Sono Maccarello, via. Fantastico. Grazie Dario, grazie veramente, in bocca al lupo ancora, grazie per essere stati con noi. Bene ragazzi, amici, continuate a questo giro virtuale, questo Digital Boat Show che è la Milano Yachting Week. Vi saluto dallo stand della TAG Heulier Official Timekeeping, proprio di questo fantastico salone nautico virtuale. Ciao!